Buongiorno Buongiorno tribù. tribù, rinchiusi in furgone. Sì, volete vedere la nostra vista? Perché non sempre sono giardini selvaggi, ci sono anche i parcheggi. Cian cian. Questa è la nostra vista. Di là c'è il faro e siamo in un semplice parcheggio, rinchiusi dentro a fare colazione. Per quello noi cerchiamo sempre di trovare Non posti è la stessa selvaggi. cosa. No, Però vabbè, ci vestiamo. ogni tanto Smontiamo, rimontiamo il furgone come ogni mattina. e andiamo a vedere. L'altra parte del... Dopo un caffè si ragiona meglio, i neuroni iniziano a svegliarsi. Noi siamo qua, a Cabo de Palos, abbiamo dormito qua, al faro. Ieri ci siamo visti tutta questa zona del parco e il giorno dopo però è nell'episodio precedente. Se non l'avete visto andatelo a vedere perché vale la pena. Prendiamo è una superstrada o autostrada, non si capisce bene. Riprendiamo l'autostrada superstrada, usciamo all'uscita 11, rientriamo nel parco, andiamo, lo attraversiamo, andiamo a Portman e parcheggiamo qua. E oggi ci vediamo tutta questa zona. Comunque le cartine di una volta a me piacciono molto di più. No, Pier? Sì, mica il Google Map che poi sbaglia, ti manda in posti che va. Abbiamo parcheggiato là in fondo, ci sono due parcheggi. O qua dove abbiamo parcheggiato noi, Uno sotto? uno sotto, no tre scusate, uno sotto o uno alla baia. Quello sotto era pieno. E cominciamo ad andare a ispezionare la zona di Portman. Eccoci qua, benvenuti nella baia di Portman. Siamo sempre nel parco delle Calblanche. Purtroppo la storia di Portman è un po' triste, però iniziamo. Questa zona è una zona mineraria, però fin dai tempi dei cartaginesi e poi dei romani. Qua si estraeva soprattutto piombo e argento. Poi i romani, dovuta alla loro tecnologia, lasciarono questa zona e ricominciò l'attività mineraria dopo la guerra civile, finanziata dal governo di Franco. E qua l'estrazione mineraria si faceva tramite miniere, ma la triste storia avviene poi purtroppo negli anni Ottanta, quando si decide di estrarre i minerali, però costruendo una miniera a cielo aperto. E sappiamo tutti che le miniere a cielo aperto congevano tanto spostamento di materiale, scavare, quindi hanno rovinato un ecosistema molto raro e si bloccò tutto negli anni 90, però tutt'oggi, poi ve lo facciamo vedere, in questa zona ci sono degli stoccaggi, qui non crescerà più niente. Ci sono dei progetti per recuperare la zona e pensate che tutti gli scarti delle miniere, come sappiamo che è mercurio e tutti questi altri minerali, sono stati poi scaricati qua vicino, si sono infiltrati nelle acque, nell'acquifero e sono arrivati addirittura a 12 chilometri dentro il mare e hanno rovinato una baia che è uno spettacolo.
non sembra di stare nello stesso parco, perché ci siamo da una parte all'altra in macchina saranno un quarto d'ora e il paesaggio cambia. Sì. Qua è già più bosco, più Qua- roccioso. Vabbè, qua ci sono, è proprio costiero, qua ci sono come avete visto, sono proprio dei strapiombi sul mare. Che se E cadi non lo racconti, e l'altra parte invece è più È più spiaggera. è più spiaggia, sembra più deserto. Sì, è proprio cambia tanto. E cambia tantissimo il paesaggio e siamo nello stesso parco. Comunque questo parco ha sofferto tanti incendi provocati, perché sappiamo che l'essere umano è cattivo e quindi negli anni 80 in avanti hanno cercato di appiccare tantissimi incendi per poter edificare in questo paradiso di parco. Proprio l'essere umano è proprio... Siamo fatti male. Sì. Non impariamo dai nostri errori. No, per niente. Per adesso barra le cenze e godiamoci la passeggiata. E andiamo a vederci un mirador. No, perché se ne Pierre non mi distrugge. Tutti i giorni facendo salite non è feliciotto. Ah, ma ascolta, cosa volevi continuare? Su un sentiero tutto pianeggiante come questo? No. No, non No. ti piacciono i No. sentieri pianeggianti? No. Andiamo a farci le salite. Oh, già si è fermata. Quando mette le braccia così, le mani così sui fianchi, vuol dire che già sta sbuffando. Simpatia, portami via. Rampa. Che rampa! È un effetto ottico, no? Un'illusione ottica. Cian cian cian. Cian cian cian. Ho scoperto dov'è il mirador. L'ho scoperto. Era meglio che non chiedevo e non facevo domande. Brava, ma tu non mi conosci ancora. E ti manca ancora tutta l'altra parte. Ah, però l'altra poi è tutta in piano. Poi spiana. Poi piano. Agli ultimi 2 metri, che gradini. Sono alti. Ma secondo voi riuscirà a farli la TAM? Ah, ma sentito. Pensavo che eri più indietro. Stamattina la simpatia portami via, Sono alta. Ma lo sai che te quiero mucho. Siamo arrivati alla batteria del Monte Senisa. No, por dentro no. Sì. Oh, che costruzione, Sì. È ancora intatta? Sì, Beh, un po' distrutta dentro, però. Meno. È grande? Sì. È grande. Qua sopra c'erano dei cannoni. Può essere che era una stanza da letto. E guardate lì. C'è la parete dietro, ci sono le finestre che danno sulla parete rocciosa dietro. Così erano più protetti dai bombardamenti. Una camera da letto perché c'è un armadio. Ah sì. No, che una volta le facevano piccole le stanze, Sì. Andiamo a vedere il mirador, Tam. Qua sopra. Dovrebbero ancora esserci le strutture dove appoggiavano i cannoni. Andiamo a vedere se si vedono. Guardate che entrata della batteria militare. Questo è stato ispirato a una costruzione tipicamente postmoderna nel periodo franchista e ispirato appunto al Tempio dei Guerrieri Maya. Infatti ci sono Guardate il dettaglio. le bocche dei 2 dragoni, dei 2 draghi, tutte le rifiniture. Ed è ben conservata. Sì, vabbè, è del 1930.
Se sono passati un po' di anni, sono passati, Cemento armato. Guardate la struttura sotterranea che hanno fatto dove risiedeva appunto il cannone, che poi non è andata in porto perché è stata conquistata dai repubblicani, e lì ci sono ancora dei resti. Poi vi facciamo vedere con dei binari per appunto trasportare le palle del cannone. Tramite questa gru venivano calati sotto appunto i bussolotti del cannone, e poi il cannone veniva caricato da sotto, dalla struttura che vi ho fatto vedere prima. E che cannone! Vedete, venite un po'. Il proiettile del cannone pesava 88 tonnellate. E il cannone è lungo 17 metri e aveva una portata di 35 km. Era una delle artiglierie più potenti dell'epoca. Senza farlo apposta abbiamo scoperto qualcosa che noi non ci aspettavamo che era qua. Pensavamo che era molto più lontano. No, e anche la batteria pensavo che era molto più piccola, Sì, però no, è no, gigante. è grande, è grande. Ecco, da qui venivano caricati i cannoni, da sotto ci sono quelli binari per portare dentro i proiettili da 88 tonnellate. E in fondo non si vedrà, però c'è scritto proibito fumare. Con tutta la ragione del mondo, direi, no? E qua, un po' più in avanti, Questa è stazione centrale. è la stazione centrale. Forse da qua si accedeva per andare sotto ai cannoni. L'entrata fa effetto. Sì. Iniziamo la discesa e andiamo a vedere la parte che ci rimane, tutta la parte della baia. Come fai le scale? Cos'è? Non ci arrivi con la zampetta? Guarda che dormi nel tappetino, fuori dal furgone. Non ti posso dire dormi nell'altra stanza perché non ce l'abbiamo. Fermata tecnica. Stavamo morendo di fame, In non ci realtà non arrivavamo. l'ho neanche aspettato. Com'è? Buono. È buonissimo. Salame, E hummus. hummus. Ci sta l'abbinamento, Sì, ma l'hummus va bene con tutto. Con tutto. Buon appetito. Buon appetito. Sul piede, mangiato, abbiamo mangiato. Adesso ritorniamo. Continuiamo la passeggiatina e andiamo verso Si è la fatto- baia perché si è fatta una certa. E con tutta la calma del mondo viviamo. Sono le 3:30, eh. Sono le 3:30. Era così. Il sole sta scendendo già. Sì, però si sta ancora bene, eh? C'è questa arietta oggi. Sì, tu sei in manica corta, io col Per pullover. una volta ho caldo io. No, però andare su ho sudato un casino, c'ho tutta la schiena bagnata e... Il freddoloso. Sì. Ah, ti sei fatto freddoloso. No, non esageriamo. Questo parco ha una particolarità perché c'è un ecosistema che è veramente raro da trovare in Europa, perché appunto ci sono degli arbusti, delle piante che vengono dette ibero-africane. E questo perché? Perché dovete sapere che 5 milioni di anni fa il Mediterraneo si prosciugò e quindi l'Africa e l'Europa erano unite via terra, e quindi questo ha permesso di oggi incontrare
specie di arbusti qua in Europa appunto per questo motivo. E qua nella zona di Cartagena ci sono piante e arbusti come il cipresso di Cartagena, la jara di Cartagena che ha un fiore, poi ve le mettiamo tutte perché non siamo riusciti a trovarle. La jara di Cartagena era data per estinta, finché poi nel 1986 è stato ritrovato un altro esemplare e adesso è super protetta. Qua davanti abbiamo il cornical, che ogni volta mi sbaglio, il cornical, c'ha questi fiori rossi e una curiosità del cornical è che i suoi rami e le foglie si fanno macerare e è un ottimo disinfettante perché appunto ha le proprietà cicatrizzanti. E qua vabbè, abbiamo un tipico esempio di macchia mediterranea. Qua ho visto che c'è un lentisco. Guardala qua, questa come si chiama? L'arto. Sì, un'altra specie ibero-africana. Però torniamo al lentisco, che se no mi perdo. Il lentisco è tipico della macchia mediterranea e c'ha una sua particolarità anche il lentisco. È utilizzato fin dall'antica Grecia perché la sua resina veniva usata dai greci nell'odontoiatria, appunto era uno stucco usato appunto dopo le otturazioni. Questa è la baia, se guardiamo di là è uno spettacolo, è veramente bella. Però il mare, abbiamo trovato un signore che ci ha spiegato proprio bene com'è la cosa. Il mare arrivava fino là in fondo dove si vede tutto nero. E questa barriera è stata fatta a posteriori perché, come vi ho già detto, tutte le scorie sono finite in mare fino a 12 km di distanza. Quindi questo bacino l'hanno fatto per ripulire la costa, il mare, e mettere tutte le scorie lì dentro che sono stoccate. Vedete i teli neri? Se vedete cosa hanno fatto? Niente. Dal 2013 niente. E così è rimasta la baia con questi stoccaggi e hanno rovinato uno splendido paesaggio. Però rimane comunque splendido. Se passate di qua dovete venire a vederlo perché guardate, è uno spettacolo, è quello che vi abbiamo insegnato ieri. E con questi capelli tutti spettinati perché oggi c'è un vento. Abbiamo una domanda per voi. È una curiosità. Lasciatecelo nei commenti. Vi è piaciuta di più la parte che vi abbiamo fatto vedere nell'episodio precedente del Cal parco, Blanche? del Cal Blanche del parco, o questa qua? Io già l'idea ce l'ho, però sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi. Direi che la giornata oggi, Pierin, Bella piena, bella piena. Bella, bella piena. Cambiamo destinazione, direzione Mula. Andiamo ad arrampicare, ci aspettano un paio di giorni d'arrampicata. Vi porteremo anche a vedere il paesino di Mula, che è carino, però principalmente vogliamo spaccarci di arrampicata per 2 giorni. Così, perché noi non sappiamo stare fermi, no? Voglio sentire i muscoli e le dita che mi fanno male. Siamo entrati dentro il paesino dei pescatori e qua c'era la fabbrica. Guardate, tutta distrutta. Gli scarti minerari da qua venivano buttati nel mare. Là sopra, se potete vedere, la montagna è tutta spaccata in due. Là sopra. E il mare arrivava Qua a 50, a 50 metri. a 100 metri dal paese. Impressionante. Era una miniera a cielo aperto. Sì. E con tutti i vantaggi che può avere una miniera.
la contaminazione. Poi quella a cielo aperto, come vi ho detto, bisogna spostare tanto materiale. Hanno cambiato completamente il paesaggio di Pozzo. E poi ovviamente non crescerà mai più niente. No, lì basta. Rimarrà così come l'avete vista. Vero peccato. Qua si vede proprio, guardate quello che hanno fatto qua. Noi pensavamo che era solo la parte sotto, e no, qua continua. Tutto in giro, Ha fatto tutto il giro. ma è gigante. È gigante. Là, qua, si vedono ancora i resti. Adesso ci stiamo avvicinando. Però guarda, hanno fatto un disastro. Un disastro. Qua ci sono ancora i resti. Guardate, della fabbrica. Hanno costruito la fabbrica ovunque. Noi pensavamo che era solo nella parte del paese, la parte sopra che si vedeva. No. Guardate. Sono proprio ettari, hanno spaccato montagne. Qua, tutto qua. Dall'altra parte anche, ovviamente. E là sopra c'è un altro pezzo di fabbrica. Che disastro. Come tutte le sere si annuvola e non riusciamo a vedere il tramonto. Prima ci lamentavamo che non vedevamo le albe. Sì, però a me piacerebbe vedere, l'ho detto bene, a me piacerebbe, miglioriamo, vedere un giorno sia alba che tramonto. È un po' difficile, Però sarebbe bello. bello, forse ce l'ho un posto. Sì? Un po' più in giù. Un po' più in giù, ok. Poi me lo svegli o mantieni il segreto? Ma non lo so, forse ci pensi un po'. Ci posso arrivare, no? Sì, È un sì. posto che ci siamo già stati. Sì. Ci penserò, sì. Non mi ricordo la strada che faccio quando parcheggio il furgone, figurati se mi ricordo uno spot che c'era l'alba e il tramonto. Ciao. Vi raccontiamo una piccola storia. Sapete che noi siamo sinceri. Potevamo fare la chiusura senza dirvi niente. In realtà c'era un'altra chiusura, ma qualche giorno fa, questo ultimo pezzettino è girato quasi in diretta. Questi ultimi giorni ci siamo resi conto, facendo i calcoli, che uscì un video giusto la vigilia. E quindi cambiamo il finale. Vi mettiamo in contesto. Eravamo arrivati perché sapete che noi vedete il materiale di 3 settimane fa, quindi più o meno eravamo arrivati a Mura in una strada che era di notte, non potevamo far vedere, però ci teniamo a ringraziarvi tutti che sempre ci supportate, siamo già una piccola grande tribù. Vi auguriamo buon Natale. Passate delle belle feste noi con, vabbè. Non è la cena di Natale, poi la vedrete. Festeggiate e mangiate tanto, che fa bene alla salute. Mangiate spumante, panettone, chi più ne ha e più ne metta. E pensateci un poco con il cibo italiano che ci manca tanto. Vi mandiamo un bacio e buon Natale a tutti. Ciao! Ciao!